Lo scenario che ci circonda è di persone che oscillano tra l'essere dormienti, quindi finti svegli, ma dormienti, quindi ipnotizzati rispetto ad una pseudo-realtà che si mangiano o sono mangiati da questa pseudo-realtà, oppure altrettanto scenario di persone reattive ma in una modalità frenetica, illogica, non solo immatura ma anche disfunzionale, autosabotante oltre che sabotante. Ma che cosa pilota questo e quell'altro gruppo di persone? Da cosa sono guidate? Cosa hanno in testa? Che poi sono le credenze, no? Sono tutti i moti politici, Sì, collettivi, ma sì, diciamo anche religiosi, ma diciamo certo. di tante credenze di tanti livelli, Mhm, no? mhm. Anche spirituali, ce n'è più chi se ne metta, no? Nel senso che ci Vero. sono tantissime cose che arrivano e le vediamo focalizzate in questo tipo di reazioni. Allora, questa suggestione che porti mi fa riflettere a una visione che, diciamo, nelle mie meditazioni ho avuto, e una comprensione che sempre più mi sta venendo a galla sul tema dei pensieri. Questo è un discorso abbastanza complesso, ma la metto giù così. Allora, noi abbiamo dei pensieri e pensiamo, quindi siamo delle macchine, mettiamo così, elettriche che generano questi campi vibratori magnetici. Ora, come tutte le cose, questo magnetismo continuando a venire fuori, e in qualche modo, come anche l'atmosfera terrestre, quando si carica, diciamo, di una polarità magnetica, e viceversa, che la Terra si carica, si crea una polarità, un differenziale, Mhm. e questo piano piano crea dalla Terra, in qualche modo, una specie di fulmine che viene a salire, che trova dal cielo con la controparte, e poi c'è lo scarico, diremo, dell'elettricità. Wow. Quindi c'è un caricamento però di una massa, diremo, di cariche elettriche, mettiamolo in questi termini. Le menti umane, che sono tante, siamo tanti miliardi sulla Terra, le menti umane creano delle masse di cariche elettriche. Un po' Jung parlava di questo come inconscio collettivo, no? Sì, E sì. non solo Jung, ma anche tanti anche maestri, che poi come tu persegui questo cammino, piano piano ti rendi conto che tante cose dette sono veramente vere, Sono così. e quindi c'è da un po' da dire oddio, perché questa massa di pensiero in qualche modo crea delle masse collettive di pensiero. Faccio un esempio: se c'è il periodo del terrorismo, la paura collettiva di questa cosa che passa attraverso i media così porta veramente a una sensazione di angoscia, che tu dici oggi Madonna che angoscia che ho, e non capisci anche da dove arriva questa sensazione, perché è una sensazione collettiva di masse di persone che stanno pensando in questo modo. Detto in un'altra parafrasi, è come dire, questa energia va come sul cielo, no? E inizia a creare delle nuvole nere, no? Quindi immagini le città, tutto questo, i soldi mancano, la preoccupazione, qualsiasi cosa che possiamo avere si catalizza su delle linee di credenze, di pensiero, e come sono dei clan di pensieri, dico io. Mhm. Questi clan iniziano a accumulare energia. Ora, se tu sei inconsapevole e cammini per la città un po' come, tra virgolette, uno zombie, nel senso Mhm. che vai nelle azioni e reazioni, queste masse di nuvole prendono i punti in cui c'è più possibilità per entrare, dove sono sprotetti, e quindi vanno a scaricare la loro elettricità, che viene chiamata anche dal basso, come la Terra, no? Che il Sì, fulmine arriva dal certo, basso in vero, primis e poi vero, dall'alto, viene vero. chiamata, e questa cosa qui scarica l'energia e arriva a terra. Questa componente, diciamo, di forza crea alla persona, all'individuo che prende questa energia, una specie di reazione. Quindi abbiamo persone che reagiscono in modo eccessivo, vorticoso, amplificano degli aspetti di angoscia, degli aspetti di preoccupazione, degli aspetti di rabbia anche. Certo. Abbiamo, immaginate anche una guerra, quante si fomentano delle questioni, tutto questo diventa che le persone perdono di vista, no? La verità, la realtà, pur di focalizzarsi su questo pensiero. E la domanda è: ma ciò che stai pensando è veramente tuo o sei pensato tu? Cioè, o qualcosa di collettivo ti stai aggrappando e ti sta entrando dentro? Dalla mia esperienza devo dire purtroppo che una grande quantità di pensieri non sono nostri. Cioè, sono una grande di pensieri, E quindi siamo in balia di un pensiero collettivo che ci passa sopra la testa? diciamo che sì, che in un certo senso ci espandiamo, diremo così, anche nella percezione dei pensieri, al punto tale che il nostro pensiero diventa pensiero di altri. E qua dobbiamo fare un'altra descrizione meglio di che cosa sono i Mhm. pensieri.
perché sempre andando in profondità di meditazione ci si rende conto a un certo punto che i pensieri non sono noi stessi, cioè noi non siamo i nostri pensieri, e questo è un punto da chiarire. Cioè i pensieri sono come una massa di, immaginate come dire una quantità di dati, no, che arrivano che attraverso il nostro cervello organico vengono tutti elaborati in continuo, e questi dati sono una massa di pensieri nostri, e il nostro cervello filtra anche questo magnetismo di pensieri esterni. Quindi è una grande massa di pensieri che continuano a passare. C'è qualcosa, o direi qualcuno, che decide e sceglie quali pensieri vogliamo pensare. E questo qualcuno siamo noi nello stato del sé, nello stato, diciamo, al di là del corpo. Quindi il corpo, dentro la terra, dentro questo organismo, dentro la realtà di relazione, ha una serie di suggestioni e di pensieri, ma noi siamo coloro o colui che sceglie questi pensieri. Ora, questa azione di comprensione fa in modo che noi possiamo, attraverso questa comprensione, cambiare il pensiero. Perché se tu riconosci e riesci ad arrivare al punto in cui vedi che sei colui che sceglie il pensiero, puoi essere anche colui che sceglie quale pensiero pensare. A quel punto allora ne deriva un dato di coscienza di ogni momento presente di pensiero che arriva. Questo dato di coscienza fa superare le nuvole nere di pensieri collettivi e fa andare oltre queste nuvole e avere una visione dall'alto di tutto l'insieme dei pensieri. E anche in questo modo, lavorando in questo modo, non sei più aggrappato a questi fulmini che ti possono arrivare, perché tu mantieni la coscienza che puoi decidere quale pensiero pensare. E questo ti permette di essere consapevole. La consapevolezza è il carburante per portarti al di là dello stato di reazione-azione che la maggior parte delle persone hanno, al carburante di non vivere come un automa e di poter scegliere la vita e non essere scelto, scegliere un lavoro e non avere un lavoro che ti sceglie, decidere di dire vado a lavorare e questo mi piace, decidere di stare con la persona che ami e decidere di fare delle azioni continuamente perché le scegli e senti da dentro che vuoi stare, vuoi pensare in questo modello tuo, e qua anche riesci a superare i modelli collettivi, i modelli diciamo di credenze, e piano piano lavorando così vai sempre oltre i modelli, perché i modelli politici, religiosi sono comunque modelli di pensiero, che anche questi creano un pensiero collettivo che in qualche modo non è tuo a un certo punto, ma lo fai tale. Questa autonomia del pensiero è qualcosa che si esercita andando a vedere chiaramente come nasce un pensiero, cioè che in qualche modo un pensiero nasce al di là di noi, perché noi siamo coloro che sceglie il pensiero, quindi a qualche punto è qualcosa di esterno, e anche comprendendo che tante cose che ti arrivano non ti arrivano da te in un certo senso, ma dall'esterno, quindi sii consapevole di questo, aumenta la percezione e a quel punto riesci anche a gestire una vita più solida, più armoniosa, più tua, più personale, più nella bellezza di ciò che vuoi, di ciò che è coerente anche col tuo stato momento per momento, perché puoi scegliere finalmente in che scenografia del qui e ora vuoi attuare. Grazie.